tutti amici, bentornati sul nostro canale. Come state? Spero abbiate passato tutti molto bene le vostre vacanze estive ed eccoci qua con un nuovo video. Come avrete visto dal titolo, in questo video vi svelerò 5 espressioni per sembrare un vero madrelingua. Queste espressioni infatti sono molto utilizzate nella conversazione di ogni giorno di ogni italiano e spesso non vengono imparate dai libri studiando la grammatica, ma bensì parlando e conversando in italiano. Quindi, se vi interessa questo argomento, se il vostro obiettivo è sembrare un vero italiano, guardate il video fino alla fine. Bene, la prima espressione di cui vi voglio parlare è si tira avanti. Questa è una risposta di solito alla domanda come va, come stai? E qui si può rispondere, beh, si tira avanti. È una risposta che fa credere che si stia passando una situazione non piacevole, quindi una situazione brutta, ma che nonostante tutto la vita va avanti comunque. Quindi si tira avanti nonostante sia una brutta situazione, ma si cerca di non darsi sconforto. Spesso viene usata anche in modo ironico. Magari non necessariamente si sta vivendo una brutta situazione, ma in generale si dice si tira avanti. Quindi, se volete essere un po' originali e non rispondere sempre bene tu, potete dire si tira avanti. E tu come stai? Tutto bene? La seconda espressione è come si suol dire, che significa come si usa dire. Suol deriva dal verbo solere, che significa avere l'abitudine, usare, coniugato alla terza persona singolare. Ad esempio, sapere e potere, come si suol dire, ovvero come si usa dire. La terza espressione è col senno del poi. Col senno del poi sono le conoscenze che abbiamo adesso, ma che in passato non potevamo sapere, quindi che non si poteva sapere prima che succedesse una determinata cosa. Col senno del poi non mi sposerei. Quindi significa se avessi saputo in precedenza che il matrimonio sarebbe andato a finire così, non mi sarei sposato. Quindi col senno del poi sono le conoscenze che adesso hai, ma che prima non avevi. Perché ovviamente bisogna vivere un'esperienza per sapere cosa succede dopo. La quarta espressione è di questo passo. Di questo passo significa continuando in questo modo o continuando in questa maniera. Ad esempio, di questo passo non so dove andremo a finire. Quindi, se le cose continuano così, non so dove andremo a finire. Oppure, se continuano di questo passo, ci vorranno un bel po' di anni, ovvero se continuano a questo ritmo, ci vorrà un bel po' di tempo. L'ultima espressione è tanto vale. Tanto vale in inglese può essere tradotta might as well. Ad esempio, se devi andare al supermercato,
tanto vale che fai la spesa per tutta la settimana. Questo significa se devi andare fino a lì, a questo punto ti conviene fare la spesa per tutta la settimana. Quindi è una riflessione di convenienza, quello che ti conviene fare. Tanto vale che fai anche questo. Benissimo ragazzi, spero che queste espressioni vi siano state utili. Ricordatevi di usarle quando andate in Italia oppure se avete una conversazione con un italiano, perché vi assicuro che lo impressionerete, in quanto queste frasi non spesso si sentono dagli stranieri. Fatemi sapere se già conoscete una di queste espressioni qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi nessun video sull'italiano e sull'Italia. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!